Con il capitolo 12 l'Apocalisse inizia una nuova sezione. Ha presentato già il settenario dei sigilli, poi quello delle trombe. Adesso inizia l'ultima parte. Propriamente è incentrata sul capitolo 16 che contiene il settenario delle coppe. Ma ci sono alcuni capitoli che preparano la grande visione del terzo settenario. Nei capitoli 12, 13, 14 e 15 troviamo una indicazione interessante che lo stesso Giovanni ci offre, parlando di 3 segni. Proviamo a leggere l'inizio del capitolo 12. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, un segno, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 testa e 10 corna e sulle teste 7 diademi. Troviamo avvicinati 2 immagini grandiose, definite segni. Non si trova più questa parola fino al capitolo 15, quando Giovanni ripropone lo stesso schema. Poi vidi nel cielo un altro segno, il terzo, grande e meraviglioso, 7 angeli che avevano i 7 catini, le 7 coppe, con gli ultimi flagelli. Dunque, questa sezione è strutturata come l'analisi di 3 grandi segni. I primi 2 mostrano una donna e un serpente. Sono le immagini del conflitto. Invece il terzo segno evoca la soluzione. Si tratta del segno che annuncia la soluzione del conflitto. Qual è il conflitto di cui si parla? Lo scontro fra la donna e il serpente. Quello che traduciamo con drago è propriamente il termine greco drakon, che indica un grande serpente. Potrebbe essere un pitone, un boa, ma non è un animale semplicemente, è l'immagine simbolica del male, del diavolo, colui che in ebraico è chiamato Satana. Lo spiega il testo stesso un po' più avanti. È il serpente antico. Lo scontro dunque fra la donna e il serpente mostra chiaramente l'immagine
primitiva della tradizione biblica. È lo scontro primordiale, l'umanità e il diavolo. All'inizio della storia c'è stato questo scontro che ha determinato il corso di tutta la storia. Dunque, in questa donna vestita di sole, noi possiamo vedere l'immagine della umanità primordiale, cioè del progetto buono di Dio sulla umanità, di fronte alla quale si è posto il serpente con l'intenzione di divorare il figlio. La donna è incinta, è un'immagine strana e potente. L'umanità è presentata come portatrice del Messia in sé, come il proprio figlio, e soffre in questo parto, grida per i dolori e il serpente è pronto a divorare il figlio. Il figlio che l'umanità genera viene rapito da Dio e portato via, custodito presso il trono, ma la donna ne resta senza. La donna si trova in cielo, poi cade sulla terra. Il serpente non riesce nel suo intento di dominio, di distruzione del figlio. Contro di lui combattono gli angeli fedeli a Dio, si scontrano contro gli angeli ribelli. Si dice che la coda del drago tirava giù 1/3 delle stelle del cielo. Abbiamo già incontrato questa immagine. Le stelle rappresentano nel linguaggio apocalittico gli angeli. 1/3 era, secondo l'immaginario antico, il numero degli angeli che si erano ribellati a Dio. Il grande drago, con la sua coda, tira giù 1/3 delle stelle del cielo. Coinvolge non metà degli angeli, meno della metà. Quindi gli angeli fedeli a Dio sono 2/3, sono il doppio. È una nota significativa, non deve essere presa alla lettera come un conto numerico, ma è una indicazione simbolica per indicare che il bene è più forte del male. Le forze fedeli a Dio sono molto più numerose e potenti delle forze ribelli a Dio. Dallo scontro il serpente esce sconfitto e viene precipitato sulla terra. Anche la donna si trova nel deserto e il serpente comincia a fare guerra alla donna. La insegue nel deserto, la vorrebbe distruggere. Riconoscete che c'è un riferimento alla storia dell'antico popolo di Israele? Dalla situazione paradisiaca dell'inizio c'è una caduta in una condizione di deserto e nel deserto c'è la grande persecuzione. Il serpente vomita un fiume d'acqua con l'intento di sommergere la donna. Ma la terra viene in aiuto, si apre e inghiotte l'acqua. Riconosciamo un'allusione all'Esodo, alla salvezza attraverso le acque. Dio nutre la donna nel deserto, dove le ha preparato un posto. La nutre per un tempo, 2 tempi e la metà di un tempo, 3 e mezzo.
metà di 7, 42 mesi, 3 anni e mezzo, 1260 giorni, sempre 3 anni e mezzo, sono numeri diversi che nell'Apocalisse hanno un valore simbolico per indicare la durata limitata del potere del male. Alla fine il drago si colloca sulla spiaggia, che è il limite fra la terra e il mare. Mette le sue fondamenta sulla sabbia, è instabile ed è proprio sul limite che segna il dominio del suo orgoglio, perché nel linguaggio mitico antico il mare è il simbolo del male, del caos, della confusione primordiale. Il mostro marino è questo serpente drago antico, immagine del male. Ma c'è un confine che lo blocca. I cavalloni, quando il mare è mosso, sembrano inghiottire la terra, ma si infrangono lì e si fermano lì. È l'immagine di un orgoglio dominato, di un limite che Dio impone. Eppure il serpente decaduto vuole fare guerra al seme della donna, ai discendenti, quelli che custodiscono la parola di Dio. E allora evoca dal mare una bestia e poi un'altra dalla terra. 2 bestie. Sono i suoi collaboratori. Sono 2 immagini grandiose che devono essere interpretate. La bestia che sale dal mare è immagine del potere politico corrotto. È la forza umana, è l'organizzazione degli stati, degli imperi. È il potere che diventa uno strumento del diavolo per rovinare l'umanità. E l'altra bestia, quella che sorge dalla terra, è anch'essa la corruzione del potere, ma è immagine di un potere spirituale. È il potere della cultura, è il potere della religione. Rappresenta quella mentalità che in tutti gli imperi e le dittature hanno garantito l'ideologia del potere. Sono i maghi, gli astronomi, gli indovini, sono gli assistenti, i consiglieri, sono gli uomini di pensiero e di religione che appoggiano il potere. È la corruzione del potere religioso, che fa alleanza col potere politico corrotto, e questi 2 poteri diventano le bestie, dominate dal serpente antico per poter schiacciare la donna, l'umanità. È l'immagine apocalittica di uno scontro grandioso, non fra il bene e il male, ma fra l'umanità e il male. Quando troviamo al capitolo 15 il terzo segno, grande e meraviglioso, noi ci incontriamo con il simbolo della soluzione. Al conflitto fra l'umanità e il male c'è una soluzione. L'apocalittico cristiano non ha dubbi, la soluzione è Gesù Cristo. È il suo mistero pasquale di morte e di risurrezione. Ma in modo
complesso e oscuro viene presentato nel settenario delle coppe. Dicendo coppe, noi pensiamo o a dei calici, cioè dei bicchieri grandi per bere qualcosa, oppure nel nostro linguaggio moderno le coppe sono diventate trofei, oggetti che si danno come premio a qualche vincitore. Non è quello che intende dire il testo dell'Apocalisse. La traduzione migliore, secondo me, anche se non è molto fine, potrebbe essere la parola catino. Perché il termine greco adoperato per indicare la coppa, fiale, indica un contenitore basso e capace di contenere parecchio liquido. Questo termine tecnico corrisponde ad un altro termine tecnico dell'ebraico e indica gli aspersori. Avete presente il secchiello dell'acqua santa? È un oggetto liturgico di quel genere, cioè un contenitore dove si mette un liquido non da bere, ma da prendere e gettare sopra per benedizione, per purificazione. Noi siamo abituati a compiere questi riti con l'acqua. Invece, nella tradizione ebraica, questi catini contenevano sangue. Quando veniva fatta l'immolazione di un animale, un sacrificio espiatorio, il sacerdote raccoglieva il sangue dell'animale ucciso in un contenitore, in una bacinella, in un catino, magari di metallo pregiato. E questo sangue raccolto veniva poi asperso. C'era un'occasione importantissima nella liturgia dell'antico Israele in cui avveniva questa aspersione. Era il giorno del Kippur. Kippur significa espiazione. Il 10 del mese di Tishri, che capita fra settembre e ottobre, il sommo sacerdote compiva un sacrificio di espiazione per i peccati di tutto il popolo. Raccoglieva il sangue di questa vittima nel catino e portava il sangue dentro il santuario, nel Santo dei Santi, dove c'era il coperchio dell'arca, e prendendo con la mano questo sangue aspergeva 7 volte quell'oggetto sacro e misterioso, chiedendo a Dio il perdono di tutti i peccati del popolo. Quello è il sangue dell'aspersione, quello è il sangue che viene versato in remissione dei peccati. Riconoscete però delle frasi che anche noi cristiani adoperiamo. Ma quando parliamo di sangue che redime dalla colpa, che cancella i peccati, noi non pensiamo a quella di una vittima animale, di uno dei tanti agnelli uccisi nel Tempio di Gerusalemme. Pensiamo ad una persona, pensiamo a Gesù Cristo. È il suo sangue che compie l'espiazione. Dunque, i 7 angeli vestiti di lino, con la fascia al petto, esattamente come i sacerdoti dell'antico rito levitico, che portano in mano 7 catini, rappresentano simbolicamente il grande Kippur, cioè l'evento della definitiva espiazione del peccato. Questo segno grande e meraviglioso richiama la liturgia che
porta a compimento il perdono dei peccati. Dunque è un riferimento alla morte e risurrezione di Gesù Cristo. Soluzione del conflitto fra la donna e il serpente. Il terzo settenario, detto delle coppe o dei catini, mostra l'espiazione definitiva e dice che quella lotta è stata vinta da parte dell'umanità e il drago, il serpente antico, è stato sconfitto, reso impotente. All'umanità è data la possibilità di ritornare alla santità della prima origine. Forse vi aspettavate di sentir parlare della Beata Vergine Maria a proposito della donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle. È vero, nella tradizione questa immagine è stata applicata alla Vergine Maria. Questo brano dell'Apocalisse lo leggiamo tutti gli anni il 15 agosto nella festa dell'Assunzione di Maria al cielo. Però dobbiamo stare attenti a non semplificare troppo le cose. Il testo dell'Apocalisse non parla direttamente di Maria. In questo grande quadro teologico di storia dell'umanità, Giovanni presenta la natura umana creata buona da Dio, nello splendore della sua originalità. Però noi riconosciamo che in Maria quella natura umana buona, bella, perfetta, si è realizzata davvero. Lei è la realizzazione di quel progetto. E leggendo questo passo nella festa della sua assunzione al cielo, non intendiamo dire che quella donna che Giovanni vede in cielo è Maria assunta, ma intendiamo dire che in lei si è realizzata la vittoria sul male, una vittoria definitiva e completa, tant'è vero che, concepita senza peccato originale, è assunta alla gloria del cielo in anima e corpo. In Maria si è realizzato di già il progetto di Dio, dall'inizio alla fine. Quello che in lei è già avvenuto è in esecuzione per tutta l'umanità. Noi aspettiamo di veder compiuto per noi quel che in lei è già avvenuto. Ma l'Apocalisse di Giovanni ci mostra il quadro globale e garantisce che il bene è più forte del male e l'umanità, grazie al sangue di Cristo, vincerà definitivamente il serpente antico.